Ciao a tutti, benvenuti su Segreti Turchi. Mettetevi comodi, perché oggi vi portiamo dietro le quinte di un ritorno che ha acceso le chiacchiere di tutta Istanbul. Le immagini hanno fatto il giro dei telefoni in un lampo. Ozan Akbaba e Sinem Unsal, rientrati in città dopo una fuga di compleanno, sono stati avvistati all'aeroporto con quell'aria da coppia che non ha bisogno di proclami. Stanchi, sì, con quegli occhi che raccontano notti corte e risate lunghe, ma anche sereni, perfettamente allineati nei gesti e nei silenzi, come se avessero accordato le loro giornate su una nota sola. Nessuna foto ostentata, nessun post studiato, solo loro due, una valigia che scivola sul pavimento lucido, e quel grazie sussurrato che dice tutto e niente. Gli addetti ai lavori raccontano che la fuga era stata organizzata per il compleanno di Sinem Unsal, in gran segreto, lontano da tappeti rossi e flash insistenti. Una decisione pensata, quasi una promessa, tenere al riparo ciò che conta, difendere i momenti che non si misurano in like. E la loro scelta di non condividere nulla online ha scatenato interpretazioni, un silenzio voluto, un modo gentile ma fermo di proteggere la loro intimità. Un equilibrio cercato e forse finalmente trovato. Chi li ha incrociati tra i gate racconta di sguardi complici e di movimenti sincronizzati, l'uno che anticipa i passi dell'altra, l'altra che sorride con quella calma che solo le verità semplici sanno dare. Al terminal, Sinem si è mostrata senza filtri, al naturale, con un'eleganza sobria che non ha bisogno di didascalie. Un cappotto ampio sulle spalle, un completo sportivo comodo e lineare, la cerniera tirata fino al collo, e un sorriso che ha subito ammorbidito le domande più curiose. Quando qualcuno ha azzardato un "com'è andato il compleanno", lei ha accolto la curiosità con un cenno gentile e un "grazie" appena accennato, come a proteggere un segreto prezioso che non si consegna alla fretta delle corsie d'imbarco. Accanto a lei, Ozan si è mosso nella sua consueta rilassatezza. Quella calma da attore che sa quando parlare e quando lasciare che a parlare siano i gesti. Ha preso in mano il bagaglio di Sinem senza far rumore, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e, nel farlo, ha disegnato una cornice che molti hanno letto come cura, come istinto di protezione. È bastato poco perché i social esplodessero. Un video traballante, qualche foto rubata, e già si parlava di chimica ritrovata. Di una complicità che non ha bisogno di palcoscenico. Certo, non sono nuovi alle voci sulla loro storia. Negli ultimi mesi, tra set intensi, copioni da studiare e impegni che non lasciano respiro, i sussurri su presunte rotture erano tornati ciclicamente a galla, come se il pubblico volesse a tutti i costi decifrare ciò che due persone hanno il diritto di tenere per sé. Ma stavolta l'atmosfera era diversa. Niente fretta. Niente scatti d'orgoglio. Solo una pace che pareva guadagnata a caro prezzo, portata a casa come si porta a casa un oggetto fragile, con entrambe le mani. Dicono che questa breve vacanza sia stata l'occasione per tirare il fiato, per liberarsi dalla pressione travolgente dei set, dal ritmo disumano delle giornate che cominciano prima dell'alba e finiscono quando la notte è già stanca. Dicono che abbiano passeggiato a lungo, la mattina, in luoghi dove nessuno li cercava, che si siano fermati a chiacchierare su panchine sconosciute, che si siano concessi pomeriggi silenziosi in cui l'unico rumore era il vento che spostava le tende. Una celebrazione senza clamore, cucita su misura per Sinem, che negli ultimi tempi avrebbe espresso il desiderio di spegnere le candeline in modo diverso. Niente feste oceaniche. Niente luci al neon, solo piccole attenzioni che collezionano ricordi. A quanto pare, Ozan avrebbe curato ogni dettaglio, con quella meticolosità discreta che non ha bisogno di medaglie. Sorprese calibrate, parole sussurrate al momento giusto, e quella capacità di farsi da parte per mettere l'altra al centro, come fosse l'unico piano a fuoco. Non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale, nessuna frase d'impatto. Nemmeno un indizio piazzato ad arte nelle storie. E proprio questo ha convinto molti che il legame tra loro sia oggi più profondo, meno bisognoso di applausi. La scena all'aeroporto, nella sua semplicità, ha raccontato più di 1000 comunicati. Ozan che inclina appena la testa per ascoltare, Sinem che risponde con gli occhi, un passo che si accorcia e uno che si allunga per restare affiancati. Quando un giornalista ha insistito con un "com'è andata la vostra vacanza?",
La risposta è stata una cortesia che chiude la porta senza sbatterla, grazie. Ma i loro corpi parlavano la lingua che il pubblico ama interpretare, quella della vicinanza. I più attenti hanno notato un dettaglio che è diventato virale. Il modo in cui lui ha fatto scudo a lei quando la folla si è avvicinata, come se avesse misurato i centimetri d'aria da custodire. Un gesto semplice, ma in grado di accendere i commenti, protegge ciò che ama, ha scritto qualcuno, mentre le visualizzazioni salivano come la marea. È il genere di immagine che resta, che rafforza la narrativa di due persone che, nonostante le impegnatissime giornate, non dimenticano la cura. E infatti, malgrado il ritorno imminente al lavoro, si mormora che Sinem stia vagliando nuovi progetti, mentre Ozan ha già cominciato a prepararsi per le prossime riprese. La sensazione diffusa è che abbiano trovato un ritmo che permette loro di non perdersi di vista. C'è chi sostiene che questa fuga non sia stata solo un regalo di compleanno, ma un modo per fermare la giostra e guardarsi davvero. Per interrogarsi senza fretta su quello che sono e su dove stanno andando, lontani da quella lente che ingrandisce ogni crepa e la trasforma in notizia. Un riposizionamento consapevole, dicono gli osservatori, più distacco dalle voci esterne, più attenzione a un patto che non si annuncia ma si onora. E le interviste recenti di Sinem, in cui ha preferito non svelare nulla della sua vita privata, suggeriscono una scelta condivisa. Custodire il cuore, raccontare al pubblico solo il lavoro, illuminare il set ma lasciare in penombra il resto. Ozan, da parte sua, sembra accordarsi alla perfezione a questa linea, con quell'atteggiamento di sobrietà che in questi tempi rari diventa quasi un atto rivoluzionario. Non stupisce, allora, che le voci siano proseguite per giorni, rimbalzando dalle redazioni ai salotti, dai post ai messaggi vocali. La mancanza di dichiarazioni, paradossalmente, è stata benzina sul fuoco della curiosità. Ma stavolta non c'era il sapore dell'incertezza, bensì quello di una decisione presa, meno parole, più vita. Chi li ha seguiti nel tragitto dall'uscita degli arrivi al parcheggio ha giurato di aver visto un dettaglio tenerissimo, un tocco leggero al gomito, un modo di guidarsi a vicenda che sembra dire ci sono, andiamo, e non abbiamo fretta. È la grammatica di due persone che hanno imparato a essere squadra anche quando nessuno guarda. Intanto, qualche indiscrezione sulla vacanza è filtrata lo stesso. Pare che abbiano scelto un luogo defilato, un angolo di mondo che non finisce sulle guide, dove i colori sono ancora autentici e le albe non devono competere con i lampioni. Si parla di percorsi mattutini tra profumi d'erba bagnata, di colazioni lunghe, di tazze di tè che scaldano le mani e la voce. Si parla di pomeriggi su terrazze inondate di luce, con i telefoni spenti sul tavolo a fare da promemoria muto. Oggi no, oggi siamo qui. E si parla, soprattutto, di conversazioni. Quelle che mettono ordine, che guardano avanti senza annullare ciò che è stato. Lì, dicono, si sarebbero ricordati di quanto sia prezioso il modo in cui l'uno ascolta l'altra, di quanto sia raro ritrovarsi davvero, nel mezzo del rumore, e decidere che il resto può aspettare. Per il compleanno, niente plateau dorati né coriandoli nel salotto. Solo poche cose scelte con cura. Una canzone rimessa più volte, una cena preparata senza clamore, un biglietto scritto a penna che riassume una stagione e ne promette un'altra. Ozan avrebbe predisposto ogni dettaglio in ascolto puro di ciò che rende felice Sinem, una luce calda, un tavolo piccolo, un mazzo di fiori non troppo perfetti. E lei, che da tempo preferisce i gesti agli annunci, avrebbe accolto tutto con quella gratitudine che non fa rumore ma resta. Le lacrime? Forse. O forse solo quel silenzio fitto che si crea quando ci si sente esattamente dove si voleva arrivare. Sullo sfondo, restano i set. La pressione, i copioni, i corridoi lunghi dei camerini, i treni presi all'alba. Eppure, a guardarli così, sembra che quel mondo non sia più un'onda che travolge, ma un mare su cui sanno navigare. Forse perché hanno allineato le vele, forse perché hanno imparato a riposare quando serve, forse perché hanno capito che l'amore chiede manutenzione quotidiana, non post occasionali.
I bene informati parlano di un calendario pieno, Sinem in trattative su proposte che esigono coraggio, Ozan concentratissimo su una preparazione fisica e mentale che gli permetta di entrare in un ruolo complesso. Ma la vera notizia, dicono, è che entrambi hanno promesso a se stessi di non barattare più la tranquillità con il clamore. Il ritorno all'aeroporto, dunque, è stato il prologo di una nuova fase. Calmi ma solidi, così li descrivono. Non c'è più l'urgenza di smentire, di confermare, di rispondere a tono. C'è la pazienza di chi sa che il tempo è galantuomo e che la vita vera accade tra una ripresa e l'altra, tra una porta automatica che si apre e un saluto rapido al tassista. La domanda come procedono le cose riceve ancora una volta un sorriso, un grazie, un gesto di congedo gentile. Ma nel frattempo, incisi nelle immagini che hanno invaso le bacheche, restano i dettagli, il cappotto che scivola, la mano che sfiora la valigia, il modo in cui le loro ombre si sovrappongono per un istante prima di allungarsi su strade diverse, dirette nella stessa direzione. Gli opinionisti del settore, che pure hanno speso litri di inchiostro su presunte interruzioni e ripartenze, oggi si mostrano concordi, c'è una scelta netta verso una relazione meno esposta, più governata dall'interno. Un patto per proteggere ciò che nel trambusto si consuma più in fretta. E le parole misurate di Sinem nelle ultime apparizioni pubbliche, quell'insistere sul lavoro, sull'importanza del set, sul rispetto dei confini, fanno da cornice a un quadro che, finalmente, non ha più bisogno di essere spinto. Ozan non sposta il baricentro, lo divide. E in questo dividere, trovano un equilibrio che pare tenere, almeno per ora. Certo, il brusio non si ferma. Le settimane passano e le foto di quel ritorno continuano a girare, come se dentro ci fosse una chiave interpretativa capace di spiegare tutto. Ma forse la spiegazione migliore è la più semplice: hanno imparato a lasciar parlare i fatti. Ad accompagnarsi la sera, quando le luci dei set si spengono, con lo stesso passo coordinato con cui hanno attraversato l'aeroporto. A prendersi la responsabilità di dirsi ci sono senza annunciarlo al mondo. Così, mentre le notizie si susseguono e le agende si riempiono, a loro resta lo spazio per ascoltarsi davvero. E allora sì, c'è chi giura che quel viaggio non sia stato solo un rifugio, ma una ripartenza meditata. Che in quelle mattine senza notifiche abbiano ricucito ciò che il ritmo degli impegni tende a strappare. Che, guardando all'orizzonte, abbiano cominciato a immaginare come proteggere la loro storia dai riflettori che abbagliano e non scaldano. Nessun proclama, nessuna svolta clamorosa. Solo la volontà di camminare con costanza, una mano vicino all'altra, pronti a scambiarsi la valigia quando pesa. Ora li attende il lavoro, quello che li ha fatti incontrare e che ancora oggi chiede tutto. Ma l'impressione, forte, è che abbiano trovato il modo di non perdersi mentre corrono. E chissà se tra una scena e l'altra, in camerino, arriverà un messaggio breve come quelli che si mandano le coppie vere, a dopo. Forse è questa la lezione che il pubblico ha colto vedendoli arrivare, affiancati, sotto i neon dell'aeroporto, che certi amori non hanno il bisogno disperato di essere spiegati. Hanno solo bisogno di essere vissuti. Finisce qui la nostra storia di oggi. Se vi è piaciuto entrare, con discrezione, in questo ritorno che profuma di promesse, ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi e di condividere il video. Nel frattempo, noi restiamo in ascolto, le porte scorrono, i passi si allungano, e da qualche parte, forse, Ozan Akbaba e Sinem Unsal stanno già progettando il prossimo capitolo, con quella calma nuova che li rende, più che mai, una coppia che non fa rumore ma sa farsi ricordare.